Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo a riparare la scheda elettronica di controllo di questo ventilatore e con l'occasione vedremo anche di studiare il suo funzionamento. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Il ventilatore in questione presenta il difetto che cercando di accenderlo si avvia in un primo momento ma poi si spegne immediatamente. Da ciò possiamo dedurre che il sensore infrarossi funziona così come il controller che riceve e decodifica il segnale del telecomando ma poi non riesce a mantenere questa condizione di avvio. È probabile che ci sia un malfunzionamento dello stadio di alimentazione di questo ventilatore dovuto magari a problemi di filtraggio della rete. Andiamo a ripararlo. Modello BEP44 LCD con 3 velocità e timer da 8 ore per una potenza totale di 55 watt. Andiamo a smontare la carcassa di questo ventilatore e noto immediatamente che ci sono delle viti particolari a forma di triangolo per le quali ho sagomato opportunamente un vecchio cacciavite. Naturalmente in fase di rimontaggio al posto di queste viti a triangolo utilizzerò delle comunissime viti a croce. Per accedere alla scheda elettronica è necessario separarla dalla parte frontale del coperchio. Dai condensatori in primo piano si capisce che il circuito elettronico è tutt'uno con lo stadio di alimentazione. Sul frontale abbiamo il display LCD, i 4 pulsanti di comando, il sensore infrarossi e lo stadio di alimentazione con un fusibile intatto. Sul retro troviamo due grossi condensatori al poliestere di colore giallo e una resistenza di potenza, che costituiscono il grosso dello stadio di alimentazione. Nei circuiti di controllo connessi alla corrente alternata, infatti, spesso viene utilizzato un alimentatore cosiddetto a reattanza capacitiva, quindi senza trasformatore. In pratica la tensione a corrente alternata viene abbassata da una serie di resistenze di potenza e dalla resistenza che oppone un condensatore al poliestere al passaggio di una corrente alternata a 50 Hz, cosiddetta reattanza capacitiva. Una volta abbassata e raddrizzata dai due diodi di raddrizzamento, viene livellata e stabilizzata da un diodo Zener da 5 volt e relativi condensatori di filtraggio. Studiato per basse correnti di utilizzo, questo tipo di alimentatore evita il ricorso a resistenze di potenza e fornisce i 5 volt necessari al pilotaggio dei circuiti di controllo. Tornando al nostro circuito, non posso fare a meno di notare che il sensore di temperatura esterna è stato grossolanamente incollato sull'involucro, pertanto rileverà soltanto la temperatura interna e non quella esterna. In fase finale riporterò questo sensore all'esterno. Ma andiamo a vedere le componenti di questo circuito elettronico più in dettaglio. Oltre al display LCD e ai microswitch di comando abbiamo il buzzer per l'emissione dei suoni. Osservando attentamente il circuito stampato, l'integrato di controllo di questa scheda è posto al di sotto del display, pertanto non posso googolare il suo codice, ma ne ho trovato uno similare. Il chip SC8206A4L è un controller per ventilatori. Per trovarlo basta googolare le parole Fan Controller IC Datasheet. Alimentazione a 5 volt. Segnali di comando entrano oltre che dalla pulsantiera anche da un sensore infrarosso collegato anch'esso ai 5 volt. Piuttosto che un LCD, questo modello pilota direttamente dei LED di segnalazione. L'uscita pilota dei triac che collegano i tre avvolgimenti delle tre velocità del motore. Su questi ventilatori abbiamo infatti tre avvolgimenti low, medium e high speed, mentre il neutro è sempre collegato. Sul circuito stampato possiamo facilmente individuare il sensore infrarosso per la ricezione del telecomando, nonché i tre triac che comandano i tre avvolgimenti delle tre velocità del ventilatore. Nel caso in cui il motore non si fosse avviato affatto, il problema poteva risiedere proprio in questi tre triac. Tuttavia, avendo visto dall'inizio che si tratta di un problema di alimentazione, concentriamoci sull'alimentatore a reattanza capacitiva composto da questi grossi componenti di potenza.
Per cominciare l'analisi dell'alimentatore prendiamo a base di riferimento lo schema di un alimentatore a reattanza capacitiva compreso nel datasheet dell'integrato controller. In particolare andiamo ad indagare se all'uscita del mio alimentatore a reattanza capacitiva è presente la 5 volt necessaria. Naturalmente in questo caso la polarità è invertita. Alimentiamo il circuito e qui mi raccomando state attenti a non prendere la scossa. Andiamo a misurare la tensione presente su questo diodo Zener di uscita. Abbiamo 2.9 volt, una tensione un po' troppo bassa per questo circuito. Questo basso voltaggio potrebbe indicare un guasto allo Zener oppure un guasto ai componenti posti a monte dello stesso. Ma andiamo per gradi, iniziando col misurare la bontà del diodo Zener, con l'utilizzo di uno strumento che è stato oggetto di un mio video precedente di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Si tratta di un alimentatore per il test di LED, nonché anche per il test di diodi Zener. In questo tester in pratica ho unito uno step up che genera la 42 volt e attraverso una resistenza da 2,7 kΩ applico una corrente al diodo sottotest rilevando la caduta di tensione sulla giunzione attraverso il voltometro associato. Effettuando la misura su questo Zener abbiamo una tensione di 5 volt, pertanto si tratta di uno Zener 5 volt sano. Se non avete il prova Zener potete sempre collegare un piccolo alimentatore da laboratorio, tensione continua sui 5 volt. Se non è in cortocircuito lo Zener, il display LCD dovrebbe accendersi e il circuito funzionare almeno parzialmente. Ed infatti ora il display si accende correttamente, scaldando il sensore di temperatura, la temperatura rilevata sul display sale, pertanto direi che questo circuito ha proprio un problema di alimentazione. Andiamo ad indagare sul valore di questi componenti di questo alimentatore a reattanza. Tester sulla modalità diodo continuità. Misuriamo innanzitutto i diodi di raddrizzamento per verificare la presenza delle giunzioni. Prima giunzione 590 mV, seconda giunzione dobbiamo invertire naturalmente i puntali e abbiamo 582 mV, quindi entrambe corrette. Misuriamo questa resistenza, giallo, viola, nero corrisponde a 47 ohm, fascia argento, tolleranza del 10%, abbiamo 52 ohm, anche questa misura è corretta. Qualche altra resistenza, abbiamo una marrone, nero, giallo che dovrebbe essere 100.000 ohm. Perfetto. Altra resistenza, presumo sullo Zener, 47 ohm, anche questa è coerente. Quindi a questo punto, come ultimo sospettato, rimane questo condensatore al poliestere che sfrutta proprio il principio della reattanza capacitiva per fornire la giusta corrente a questo alimentatore, ma avendo perso evidentemente le sue caratteristiche non è più in grado di fornire questa corrente che porta alla generazione dei 5 volt finali. Una volta disaldato dal circuito misuriamone il valore effettivo, valore che dovrebbe essere di 1.2 microfarad per 275 volt massimi. Multimetro in funzione capacimetro sulla portata 2 microfarad fondo scala, capacità di 160 nanofarad ben al di sotto degli 1.2 microfarad, quindi questo condensatore è il principale colpevole ed è da sostituire. Per pura curiosità andiamo a verificare anche quest'altro condensatore di filtro al poliestere inserito tra la linea del neutro che va al motore e la linea di fase in ingresso. Decido di verificare anche questo condensatore perché questi condensatori lavorano spesso al limite delle loro capacità. Condensatore al poliestere da 0,01 microfarad pari a 10 nanofarad, 250 volt alternati. Al solito multimetro sulla portata 20 nanofarad. Questo condensatore non dà alcun tipo di misura su tutte le gamme. Evidentemente anche questo condensatore è da sostituire, pertanto lo lascerò fuori dal circuito.
Quindi al momento abbiamo 2 caduti sul campo, vediamo se riusciamo a sostituirli con qualcosa di simile. Per il momento ho trovato un valido sostituto solo per il condensatore da 1.2 microfarad in questo grosso condensatore al poliestere. Non riesco a leggere la misura, ma viste le dimensioni sono convinto sia di elevato voltaggio. Andiamo a misurarlo. Ed abbiamo circa 3.2 microfarad, il che si traduce in una reattanza capacitiva inferiore, anche più del doppio, ma sempre intorno ai 1000 ohm. Vi ricordo di effettuare sostituzioni sempre con condensatori dello stesso valore, ma in questo caso farò un'eccezione tenendo sotto prova per un po' il circuito. Una volta effettuate le 2 saldature con del filo di rame isolato, verifichiamo se il nostro alimentatore è tornato a funzionare correttamente. A tal proposito, attenzione! Mi preme di ribadirvi ulteriormente che su questo tipo di circuiti potete prendere la scossa elettrica su tutta la superficie del circuito stampato e su tutti i componenti. Quindi non toccate nessuna parte se non volete prendere la scossa. Il LED si accende, che è un buon segno. Il display sembrerebbe funzionare. Proviamo ad accendere il motore. Finalmente il ventilatore si accende correttamente. Quindi il nuovo condensatore svolge appieno il suo lavoro. Per pura curiosità, allora verifichiamo questa tensione stabilizzata sul diodo Zener. Abbiamo 5.20 volt. Il difetto più grande di questi alimentatori a reattanza variabile è l'elevata temperatura di funzionamento per i componenti di potenza che tendono a scaldare parecchio. L'utilizzo del condensatore con la sua reattanza capacitiva cerca proprio di mitigare questo surriscaldamento delle resistenze di potenza. E a questo punto qualcuno di voi si porrà la domanda: perché i progettisti non hanno utilizzato un semplicissimo alimentatore switching? La risposta è sia di natura economica, ma soprattutto di natura tecnica. I circuiti di commutazione del motore infatti utilizzano i triac, che sono degli interruttori per corrente alternata e necessitano di specifici segnali di pilotaggio. Affinché la commutazione avvenga su entrambe le semionde della corrente alternata necessaria al motore, occorre che la tensione di gate sia anch'essa alternata e sincronizzata con la tensione di rete. Per questo il circuito di controllo deve sincronizzarsi sullo zero crossing, cioè il passaggio per lo zero della corrente alternata, e occorre che esso stesso sia in grado di riconoscerla. Per questo motivo i datasheet degli integrati applicativi controller per questi motori forniscono anche gli schemi degli alimentatori a reattanza capacitiva necessari. Bene, a questo punto, visto il calore generato da questo circuito, ho deciso di spostare il sensore di temperatura all'esterno del contenitore per una indicazione più corretta. Una volta conclusa questa prova e sostituito anche il secondo condensatore mancante, il mio ventilatore è pronto a tornare in pista in tutto il suo splendore, con tutte le funzioni disponibili e con l'esatta indicazione di temperatura. Bene amici, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. Come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.